Ciao a tutti amici, oggi mi trovo nel centro storico di Napoli e più precisamente al numero 68 di via San Sebastiano alla Liuteria Napoli e in compagnia di Alessandro Zanesco. Esatto. Ciao Alessandro. Ciao. Allora, io ho detto liuteria, tu quindi sei un liutaio, ma cosa significa essere liutaio? Che cosa fa? Il liutaio è colui che costruisce gli strumenti musicali. Quindi nel mio caso sono violini e violoncelli. Quindi tu costruisci strumenti musicali e in questo caso cosa stai facendo? Sto costruendo un violino. Fantastico. Questo viene da un originale del Settecento napoletano, di un autore napoletano del 1760 precisamente. E si parte da una forma interna con questi tasselli che vengono sagomati, quindi dove si incollano poi le fasce, e quindi hai la tua sagoma per poi ritagliare le tavole. Questo è il fondo, questo sarà il piano armonico che va avanti. Ok. Quindi adesso non ci sono ancora, ci saranno le F. Le F? E poi ponticeno. Che vanno incise, cioè... Sì, si tagliano a traforo, insomma, e poi a coltello. E poi c'è il manico su, che è sempre a scultura nel riccio, e sarebbe questo modello che seguo io. Che segui tu? È un Gennaro Galliano. E qui si incastra a coda di rondine, così. A coda di rondine, ok. E le corde poi? E poi si usano i piroli qua nei fori della cassetta, le chiavette insomma per accordare. Poi c'è la vernice, io faccio una vernice a olio. A olio, ok. Quindi olio e ambra, faccio anche l'olio, schiacciando i semi, c'è tutta una procedura, c'è tutta una procedura antica e un po' lunga. Mi sembra È questa. Per i violoncelli la stessa cosa, insomma, è lo stesso concetto, è sempre una forma gigantesca. È gigante, ok. Però il concetto è lo stesso, sempre con le fasce piegate, incollate su questi, e poi questa forma si estrae, così tu puoi fare altri strumenti. E sì, si stacca da qui e si estrae. E quindi il violoncello poi è nello stesso sistema, insomma, col piano armonico. Ma ovviamente di dimensioni più grandi. Sì. Questo è un po' un luogo, a me pare, io da profana mi sembra un po' un luogo magico, e poi vedo anche una stampa di Caravaggio, quindi immagino che sia, come dire, una tradizione artigianale. Sì, io lavoro da 20 anni. 20 anni, quindi da giovanissimo, perché sei Sì, insomma, è un giovane adulto. Va. Giovane adulto, come si dice oggi. E la liuteria napoletana rispetto ad altre città italiane non si è mai fermata nei secoli, non ha mai avuto un momento ha sempre continuato la tradizione, quindi dall'inizio, dalla fine del 600, proprio gli ultimi anni, fino a oggi. Altre città invece hanno avuto i momenti di buio. Ah, ok, quindi è una tradizione continua, quella napoletana. È continua. E si fa riferimento alla liuteria del Settecento in generale nel mondo, quella italiana, perché l'idea costruttiva è in sezione aurea. Sono strumenti che funzionano disegnati e pensati in un modo molto preciso. Matematico. E quindi c'è architettura, c'è chimica per le vernici, c'è insomma tutta una serie di studi che si fanno. L'Ottocento invece ha avuto il periodo delle sperimentazioni, però qui non hanno funzionato bene, quindi sono tornati poi tutti ai modelli del Settecento. La differenza di vernice, per esempio, io ho fatto anche, si fa la vernice o ad alcol o a olio. Per anni ho seguito quella ad alcol della ricetta del maestro, così poi mi sono dedicato allo studio di quella a olio, che filologicamente è più corretta, perché nel Settecento era così, era olio. A olio. E il procedimento per farla è abbastanza complesso, è un po' lungo, è veramente complicato. E tu dicevi che fai l'olio? Io faccio proprio l'olio. Con i semi di lino e un olio di lino, perché è quello che secca prima tra i vari oli. Però la vernice a olio è una cosa molto antica, cioè dai greci, poi è stata ripresa dai fiamminghi, no? Quindi tutto il Rinascimento è arrivato fino
nei secoli successivi. Poi con l'avvento di altre vernici un po' più semplici da fare, quelle appunto ad alcol, è stata accantonata. Negli ultimi decenni è stata ripresa, che filologicamente è più corretta. È più corretta. E cambia molto, non è solo un fatto estetico, cambia anche sulle tavole armoniche, come si muovono per lo smorzamento delle tavole. Quindi le tavole si accordano, cioè tu man mano che togli legno dall'interno hai una nota. Certo. E quando lo strumento è bianco e finito ha un'accordatura. Quando lo vernici cambia, perché la vernice prende più in alcuni punti che in altri. Cioè significa cambia il suono? Cambia il suono, cambia la frequenza della nota che tu hai determinato all'inizio, quando lo strumento è bianco. La mia vernice altera di un quarto di tono la tavola, perché l'ho fatto, ho misurato tutto, poi l'ho riscollato e suonato. Quindi se hai dallo studio degli strumenti antichi, la tavola armonica era un Fa e il fondo era un Fa diesis, però questo è venuto dallo strumento finito, quindi verniciato, quindi non puoi fare la tavola bianca a Fa, la devi tenere e devi sapere quanto altera la tua vernice, e quindi io mi tengo a un Fa calante. È interessantissimo, sembra un po' tecnico, però mi sembra di capire che come dire, è un lavoro artigianale molto preciso, matematico. Sì, è un po' come studiare musica, in effetti. Tu non è che l'orizzonte non si allontana sempre, sei sempre a studiare. Cioè, vedi anche le persone anziane che continuano a essere incuriosite, esce un nuovo libro, trovano un nuovo legno, è così. È così che va avanti da secoli. Sì, prima la tradizione era orale, quindi tante cose si sono perse, quindi si insegnava all'allievo, che poteva essere il figlio oppure il ragazzo di bottega, e quindi ricostruire i sistemi del Settecento è un po' complicato, non c'è niente di scritto. Certo. E quindi è tutto nello studio degli strumenti esistenti, quindi come trattavano il legno prima della verniciatura. E molto fa anche un po' in tutte le arti, quindi anche io per esempio per studiare la vernice a olio mi sono rifatto agli studi di pittura. Di fiamminghi? No. Sì, proprio dei pittori, non c'entra niente il liutaio, anche perché loro, l'industria se vuoi, della vernice venduta riguardava i pittori, non riguardava certi liutai, che era un liutaio e c'erano 100 pittori però. Quindi tutti i pigmenti, tutti i tipi di olio. C'era Leonardo che nel trattato di pittura, che ogni seme che trovavo schiacciava per fare l'olio. Vabbè, molte pure un po' cose che ha accantonato lui, però sono tutte prove. Sperimentazioni, prove. Sì, bello, interessantissimo. Senti Alessandro, invece hai detto da 20 anni che fai questo lavoro, poi hai usato altre parole come maestro, bottega, che mi fanno venire voglia di chiederti qual è la tua formazione e come sei diventato liutaio. E io ho studiato con un signore proprio come si faceva una volta a bottega. A bottega. E poi ho seguito anche altri maestri per alcune cose, per esempio per il restauro c'era un maestro di New York, per un'altra cosa c'era il maestro a Nizza, a Londra. Però tanto lo fai anche lavorando, cioè lo capisci anche lavorando, perché tu, per quanto possa essere tutto effettivamente molto ben preciso, comunque c'è il quid del legno, e quindi lo capisci con l'esperienza quanto devi lavorare un legno per farlo suonare bene. Facendo, e tramanderai a tua certo, volta? per forza è un dovere, ma come tutti. E a chi? Cioè, hai dei, non so come ogni si chiama, tanto ho insegnato, tanto ho insegnato a dei corsi che hanno organizzato, sia quelli europei sia quelli un po' più brevi, o delle associazioni, sì, ho avuto anche degli allievi, così. Bello, quindi è una tradizione che meno male continua. Sì, continuerà sempre, fin quando c'è la musica continuerà anche questo. Bellissimo. Poi Napoli, città della musica, del canto, della musica. Sì. Okay. Alessandro, giusto un'ultima domanda, ci sono delle differenze tra le differenti scuole europee? Sì, vengono sempre da una tradizione 6-700, quindi c'è quella tedesca che fa riferimento al capostipite della liuteria, quella francese e quella italiana. Diciamo che per gli strumenti
si fa riferimento più a quella italiana Italiana. per gli strumenti. Per gli archetti invece magari è quella francese. Ok. E cambia il modello, cambia l'idea costruttiva, gli attrezzi, il tipo di legno sono sempre gli stessi, però cambia nella dimensione delle tavole, quindi proprio il disegno delle tavole, ci sono dei modelli. Bellissimo. Senti, l'ultima domanda, promesso l'ultima, chi ti commissiona i tuoi lavori? Io vendo gli strumenti a studenti, a professionisti in Italia e all'estero. All'estero anche, ricevi domande dall'estero? Sì, dal Giappone, Corea, Stati Uniti, perché lo strumento italiano è quello ricercato nel mondo, per il suono italiano. Infatti anche poi le scuole di liuteria che ci sono in Italia sono frequentate molto da stranieri, che poi tornano al loro paese, in Russia per esempio, e seguono i modelli della tradizione italiana. Che meraviglia! Va bene, Sì. E l'ultima curiosità, da appunto ignorante e profana, Stradivari? Allora, chi Sì. era? Possiamo dire due parole su questo nome che si sente, però forse tanti come me sanno solo il nome. Sì, era un liutaio cremonese che insieme ad altri come Guarneri, Amati eccetera hanno costruito la scuola cremonese. Contemporaneamente c'erano i Gagliano a Napoli. Gagliano, ok. Napoli del Settecento era una città enorme, c'erano 5 conservatori, di cui uno solo femminile, e compositori, musicisti e quindi anche liutai che lavoravano per il teatro, per un periodo il capostipite della liuteria napoletana, che è Alessandro Gagliano, ha lavorato all'interno del conservatorio per gli strumenti del conservatorio, e adesso questa cosa non c'è più. E poi c'è il mito di Stradivari viene dalla sua intelligenza nella costruzione acustica, cioè nel riferirsi a un sistema acustico dello strumento, quindi sicuramente anche estetica nella precisione di tutti gli elementi, però lo studio del suono dello strumento, quello è stato fondamentale, come anche Guarneri o Amati. Sono strumenti che poi vanno nel mercato dell'arte, quindi come un quadro, come una statua, quindi arrivano a cifre esorbitanti, ma perché poi meccanismi di sistema, diciamo. Sì, come il quadro di Picasso piuttosto che quello che abitava sotto a Picasso. Praticamente sì, funziona. Gli strumenti napoletani vengono cercati comunque in tutto il mondo, hanno cifre più basse di uno Stradivari, che chiaramente è il mercato che decide, ma sono ricercati per il suono, quindi li comprano proprio i musicisti, al di là delle fondazioni di banca per esempio, ma sono centinaia di migliaia di euro, non è che si comprano così. Certo. Alcuni fanno proprio il mutuo, invece di comprare la casa comprano. È perché quando poi vai a suonare, a parte il fatto del costo della cosa, però quando vai a suonare leggi X suona uno strumento e tu vai al concerto. Certo. Io sono andato a tanti concerti senza interessarmi di chi suonava e che cosa c'era, solo per sentire quello strumento. C'è uno Stradivari 1703, lo devi andare a sentire. Un Gagliano 1747, devi andare a sentire. Bellissimo, insomma, allora riteniamo, oltre al nome più famoso Stradivari, adesso anche quello di Gagliano per la tradizione napoletana. Sì. Alessandro, grazie mille per aprirci questo mondo interessantissimo, molto affascinante. Sì, è vero. Grazie, allora che dire, venite qua se volete saperne di più, ancora di più. Va benissimo. Grazie mille, ciao!